Ciao ragazzi, oggi parliamo del formidabile Paul Dillett, famoso negli anni 90 per la sua incredibile struttura fisica, che gli valsa i soprannomi di Jurassic Paul e Frankenstein. Partito alla grande col supporto di Joe Weider, che mise il canadese sotto contratto ancora prima che Paul diventasse professionista, Dillett è stato uno dei massimi protagonisti della scena agonistica degli anni 90 e, seppur senza riuscire a vincere nessuno dei massimi titoli IFBB, fu nella top 6 sia al Mr. Olympia che all'Arnold Classic dal 1993 al 1997. E non mancarono gli episodi inquietanti, come quando all'Arnold Classic del 1994 crollò sul palco in preda ai crampi e dovette essere portato d'urgenza all'ospedale, dove riuscirono a rianimarlo in extremis. Dopo essersi ritirato dalle competizioni, Paul ha avviato diverse attività imprenditoriali di successo, dimostrando di avere intelligenza, intuito e una visione per il mondo degli affari e di saper concepire e gestire la sua vita anche fuori dal palco di gara. Un personaggio con molte più sfaccettature di quanto la sua immagine lasciasse intendere e che è riuscito ad andare ben oltre l'etichetta di Mass Monster che lo rese celebre nel bodybuilding. Enjoy! Paul Dillett nasce a Montreal, in Canada, il 12 aprile 1965, da padre francese e madre giamaicana. Da ragazzino è appassionato di wrestling e ispirato dalla presenza fisica di personaggi del calibro di Tony Atlas, 3 volte Mister America, e Rocky Johnson, noto lottatore che ricordiamo anche per essere stato il padre di Dwayne The Rock Johnson, Paul comincia ad allenarsi in una piccola palestra della scuola, dove scopre che allenarsi con i pesi gli piace. Le attrezzature sono limitate, ma si diverte e comincia il suo viaggio nel mondo del fitness, cercando di sviluppare il suo fisico sulle orme dei wrestler di successo. Alcuni anni dopo riesce ad iscriversi ad una vera palestra, dove incontra il giudice IFBB Winston Roberts, che, impressionato dal fisico del giovane Paul, lo incoraggia a passare al bodybuilding agonistico, affermando che è dotato di un grande potenziale e che potrebbe diventare uno dei più grandi bodybuilder di tutti i tempi. Paul, che al tempo voleva solo essere grosso e imponente e seguiva soprattutto la scena del wrestling, comincia a soppesare la possibilità di dedicarsi al bodybuilding agonistico, ispirandosi ad atleti di allora come Serge Nubret, Mike Christian, Gary Stridon, Albert Beckless e Tom Platz. Dedicatosi al bodybuilding a tempo pieno, Paul fa leva sul suo enorme potenziale genetico e cresce rapidamente. Esordisce sul palco di gara ai campionati nordamericani IFBB del 1991, classificandosi secondo nei pesi massimi dietro a Ray McNeil. Nel 1992 si trasferisce negli Stati Uniti e in California conosce i massimi campioni dell'epoca, da Arnold a Lou Ferrigno, da Mike Christian a Lee Priest, ma soprattutto ha l'opportunità di incontrare Joe Weider, che, impressionato dalla presenza fisica di Paul, si offre di supportarlo offrendogli un contratto e pubblicizzandolo sulle sue riviste. Tutto ciò sebbene al tempo Paul fosse solo un atleta amatoriale, poco conosciuto e non avesse ancora vinto nessun titolo importante. Comunque Joe ci vede giusto e i risultati non si fanno aspettare. Solo qualche mese dopo Paul ottiene la Pro Card, vincendo il titolo assoluto ai campionati nordamericani IFBB del 1992. Di fatto la struttura fisica di Paul è davvero eccezionale. Con una statura che afferma essere intorno al 1,90 m, Paul vantava proporzioni incredibili, con un peso in gara fra i 120 e i 127 kg distribuiti su 80 cm di coscia, 55 cm di polpaccio, 58 cm di braccio in condizione di gara, che diventavano 60 lontano dalle competizioni, il tutto combinato con spalle enormi e un girovita sottile, di appena 74 cm, per un look da Mass Monster estetico, incredibile. Nel 1993 debutta sul circuito pro ottenendo un promettente quarto posto all'Arnold Classic, dietro a Flex Wheeler, Lila Brada e Vince Taylor. Fra i punti salienti della sua carriera ricordiamo il quarto posto al Mr. Olympia del 1994, il terzo posto all'Arnold Classic del 1996, la vittoria alla Notte dei Campioni del 1999 e numerosi podi ottenuti sul circuito dei Grand Prix, dove sul palco fa spesso sembrare piccoli gli altri concorrenti. Ma segnaliamo anche alcuni episodi drammatici, in particolare all'Arnold Classic del 1994, quando rischiò di perdere la vita in seguito ad un uso sconsiderato di diuretici,
che lo portarono ad accasciarsi sul palco in preda ai crampi e dovette essere portato d'urgenza all'ospedale, dove, per fortuna, riuscirono a rianimarlo in extremis, dopo che il suo cuore aveva smesso di battere per un intero minuto. Ma sentiamo dalle sue stesse parole cosa successe in quel frangente. All'Arnold Classic del 1994 volevo vincere e ho ascoltato i consigli sbagliati. Alla fine è colpa mia, è stata una mia scelta. Ero incredibile quel giorno, ma poi ho cominciato ad avere crampi che partivano dai piedi, poi i polpacci, le gambe, lo stomaco, la bassa schiena, fino ad arrivare al cuore. Ho davvero rischiato di morire. Quando mi sono svegliato all'ospedale, i medici mi dissero che avevano dovuto rianimarmi, che per un minuto ero rimasto legalmente morto. Il mio cuore ha smesso di battere per un minuto. Ero così disidratato che non riuscivano a mettermi l'ago nelle vene. Non sono mai più stato lo stesso dopo quell'esperienza. Concluderà la carriera agonistica nel 2006, a 41 anni, con un 10° posto al Montreal Pro Championship. In seguito Paul ha dato libero sfogo al suo spirito creativo e imprenditoriale e, fra le sue diverse attività, ricordiamo che si occupa di costruzioni in Canada e nel 2007 ha fondato la WBFF, la World Beauty Fitness and Fashion Inc., una federazione che organizza manifestazioni che propongono un connubio di fitness e moda. Oggi, alla soglia dei 60 anni, Paul vive con la moglie Alison e le 2 figlie. Ha ridotto di molto il suo peso corporeo e si mantiene in forma praticando il digiuno periodico e attività cardio. Negli anni 90 Paul è stato spesso criticato di affidarsi troppo alla sua genetica, di essere piuttosto pigro in palestra e di non allenarsi duramente. Lui ribadisce che invece si allenava 2 volte al giorno come tutti gli altri atleti e riguardo l'uso di carichi leggeri sottolineava che, pur non essendo Ronnie Coleman, aveva eseguito serie da 10-15 ripetizioni con 138 kg nelle distensioni lente dietro il collo, serie di curl con bilanciere da 100 kg e non era secondo a nessuno nell'hack squat. Magari non era uno specialista nei movimenti base del powerlifting, cioè distensioni su panca con bilanciere, squat e stacchi da terra, ma aveva comunque una notevole forza di base. D'altro canto, essendo un atleta professionista, cercava di minimizzare le probabilità di infortunarsi, prediligendo l'uso delle macchine rispetto ai pesi liberi e adottando ripetizioni medio-alte. La sua routine consisteva in allenamenti ad alto volume nei quali eseguiva 3-4 esercizi da 4-5 serie di 10-12 ripetizioni per ogni gruppo muscolare, ricercando il massimo pump. Afferma che molto di rado scendeva sotto le 10 ripetizioni, ritenendo che l'uso di carichi più elevati incoraggiasse esecuzioni dei movimenti non corrette, aumentando il rischio di infortuni. Del resto, visti i risultati che otteneva, c'è poco da obiettare riguardo l'efficacia del suo approccio. E non dimentichiamo che all'apice della sua carriera Paul si allenava sotto la supervisione di un coach, da Chris Asito a Chad Nichols a Charles Glass, quindi le sue routine di allenamento erano in sintonia con le pratiche consolidate dell'epoca. Nel periodo pre-gara adottava una classica double split routine, basata su 3 giorni di lavoro seguiti da un giorno di riposo. Una routine che lo vedeva impegnato in 2 allenamenti giornalieri con i pesi. Al mattino allenava un gruppo muscolare grande come quadricipiti, petto e schiena, mentre la sera si dedicava ai gruppi muscolari più piccoli come braccia, polpacci e femorali. E integrava il tutto con 2 ore di cardio al giorno, ancora suddivise in 2 sessioni, un'ora al mattino verso le 6:30 e un'ora la sera dopo la seconda sessione di allenamento con i pesi. Un tipico allenamento per le braccia consisteva in una sequenza di 6 esercizi dove alternava 4-5 serie da 10-12 ripetizioni di un movimento per i tricipiti con altrettante serie di un movimento per i bicipiti. Ad esempio estensioni tricipiti ai cavi, curl con bilanciere, French press, curl alla panca Scott, push down al cavo e curl in concentrazione con un manubrio. Anche lato alimentazione il suo approccio era basico e senza fronzoli. Contrariamente a quello che ci si potrebbe aspettare, considerata l'enorme taglia fisica, Paul non è mai stato un grande mangiatore. Ricorda che mangiava solo 3 pasti al giorno e per raggiungere il target dei macro quotidiani integrava con degli shake proteici. A tavola seguiva il classico menù del bodybuilder, quindi una dieta pulita ad alte proteine, carboidrati moderati e pochi grassi, basata su cibi quali pollo, tacchino, albumi d'uovo, pesce, un po' di carne rossa, riso, patate e verdure.
e beveva molta acqua lontano dai pasti per mantenersi ben idratato e favorire i processi metabolici. Riassumendo, Paul Dillett è stato un fenomeno del bodybuilding degli anni 90. Emerso sulla scena come uno dei potenziali campionissimi, Paul è stato uno dei protagonisti della sua epoca. Un'era molto competitiva, popolata da tantissimi superatleti. Inoltre ha saputo evolvere e rinnovarsi in una nuova vita, cosa che non tutti gli atleti riescono a fare, dimostrando di essere una persona multidimensionale. Un bel percorso quello di Dillett, da mass monster negli anni 90 a imprenditore, manager e padre di famiglia. Paul ha dimostrato di avere una mente dinamica e flessibile e di saper evolvere oltre il mondo dei muscoli. Con i suoi alti e bassi una storia positiva. Che dire se non grande Paul, avanti così. Ciao, alla prossima!